Un'automobilina giocattolo cade dal bordo di un tavolo alto 1,2 metri e atterra a una distanza di 0,80 metri dalla base del tavolo. Quanto è durata la caduta? Qual è il valore della sua velocità iniziale? Disegniamo quanto ci dice il problema. Abbiamo un tavolo su cui era appoggiata una macchinina lanciata a una certa velocità. Quando arriva sul bordo del tavolo, questa macchinina fa una traiettoria parabolica e atterra in questa posizione che è a una distanza dal tavolo di 0,80 metri, mentre era a un'altezza di 1,2 metri. Allora prendiamo il nostro sistema di riferimento cartesiano, x, y così fatto, facciamo coincidere il nostro sistema di riferimento col bordo del tavolo, quindi avremo questo riferimento cartesiano, costruiamo le equazioni del moto uniformemente accelerato separato per le due componenti orizzontali e verticali, quindi possiamo scrivere x uguale x0 più uxt più un mezzo a xt quadro e y uguale y con 0 più uyt più un mezzo a yt quadro. Il nostro problema ci dà alcune informazioni, quindi ci dice che la macchinina, guardando queste due relazioni possiamo dire che, avendo preso il sistema di riferimento coincidente col bordo del tavolo, momento in cui la macchinina cade, i valori di posizione iniziale rispetto al sistema di riferimento sono uguali a 0. Abbiamo un'altra informazione che la macchinina aveva una certa velocità, lo sappiamo perché atterrando la macchinina a una distanza di 0,80 metri dal tavolo vuol dire che aveva una certa velocità iniziale, proprio perché il moto di un oggetto che cade soggetto all'accelerazione di gravità, l'accelerazione di gravità agisce soltanto sulla componente verticale, non la svolge sulla componente orizzontale della velocità che resta immutato, quindi vuol dire che c'era già una velocità iniziale. L'accelerazione di gravità agisce solo verticalmente, quindi non c'è accelerazione lungo l'asse delle x. Abbiamo detto che velocità iniziale lungo l'asse delle y non c'era, perché la macchinina era sul tavolo e quindi l'unico movimento che poteva fare era sul piano. E per quello che riguarda l'accelerazione, una volta che la macchinina esce dal bordo del tavolo, sarà soggetta alla sola accelerazione di gravità, avendo noi scelto il verso del nostro sistema di riferimento concorde con il verso dell'accelerazione di gravità, possiamo scrivere che x è uguale a uxt e y uguale un mezzo g quadro. Quindi ora per calcolare la durata della caduta, siccome la caduta vuol dire percorrere la distanza di 1,2 metri, andiamo a calcolare quanto tempo ci impiega questa macchinina soggetta all'accelerazione di gravità. Il tempo lo possiamo scrivere come la radice quadrata di 2y fratto g, sostituendo i valori viene 2 per 1,2 metri fratto 9,8 metro fratto secondo quadrato, tutto sotto radice, uguale
alla radice quadrata di 0,245 secondo quadrato, perché il secondo era denominatore del denominatore, mentre i metri si semplificano, uguale a 0,49 secondi. Utilizziamo questo risultato per calcolare la velocità che aveva la macchinina prima sul tavolo e poi una volta che è caduta dal tavolo. Questo perché la componente orizzontale della velocità si mantiene costante e perché indipendentemente dall'azione dell'accelerazione di gravità non c'è nessuna componente lungo l'asse delle x. Consideriamo la velocità della macchinina non rallentata da eventuali azioni di attrito né dell'aria né del tavolo, quindi la velocità della macchinina sul tavolo sarà uguale alla velocità della macchinina una volta che ha raggiunto il suolo. Noi sappiamo che la posizione della macchinina dipende quindi dalla velocità che ha la macchinina. La velocità della macchinina quindi la possiamo scrivere come la sua posizione divisa il tempo. Rispetto al nostro sistema di riferimento la posizione della macchinina è di 0,80 metri e sempre rispetto al nostro sistema di riferimento questa posizione ce l'ha dopo 0,49 secondi. Quindi possiamo dire che 0,80 metri diviso 0,49 secondi mi forniscono la velocità della mia macchinina, che è 1,6 metri fratto secondo.